Allor surse alla vista scoperchiata un'ombra, lungo questa infino al mento, credo che s'era in ginocchia elevata. D'intorno mi guardò, come talento avesse di veder s'altri era meco, e poi che il sospecciar fu tutto spento, allora, proprio dopo ciò, sorse, da dentro la bara, un'ombra alla vista, apertura, scoperchiata, senza coperchio. Lungo questa, vista sopra la tomba aperta, visibile solo fino al mento, solo la testa. Credo che si era levata, alzata, in ginocchio. Quest'ombra guardò intorno a me, come se avesse talento, desiderio, di vedere se c'era un'altra persona, un altro vivo con me. E poi che il sospettare, guardare con sospetto, fu tutto spento, esaurito, appena finita la mia risposta affarinata, dalla stessa tomba si alza un'altra ombra, che dal mio punto di vista, dato che le tombe sono sopra a livello del suolo, vedevo dal punto più alto della testa in giù fino al mento. Insomma, vedevo solo la testa, dal mento in su. Quindi credo che non si fosse alzata in piedi, come Farinata, che vedevo dalla cintola in su, ma che si fosse alzata solo in ginocchio, permettendomi di vederla dal mento in su. Le due ombre hanno quindi diversa altezza, anche allegoricamente. Situazioni simili. Un'ombra esce parzialmente dalla tomba, ma la differente altezza e la differente descrizione conferiscono già un differente effetto e dignità. Inoltre la parola anticipa la vista di Farinata, qui invece c'è subito la vista, fino al mento, di uno che guarda intorno e poi, piangendo, disse. Altra differenza. Farinata viene introdotto da Virgilio con un vedi là Farinata che s'è dritto. Questa seconda ombra non la presenta nessuno né verrà fatto il suo nome, ma solo quella del suo, vostro figlio Guido. La terzina inizia con allora, che indica proprio in quel momento, e ti ricordo che nella terzina precedente avevo appena detto che ancora i ghibellini non hanno bene appreso l'arte di tornare dopo essere stati cacciati. Proprio allora surge quest'altra anima in cerca di suo figlio, Guelfo di Fiorenza. Andando ancora di più nel particolare, la situazione descritta è quella di un eretico che surse dalla tomba, si mette in ginocchio, posizione tipica della preghiera, e in tale posizione parlerà con me che sono vivo anche col corpo tra i morti sepolti. Anche in questa terzina è insistente il concetto del sopra, surse, scoperchiata, mento, levata. Farinata guardommi un poco e poi quasi sdegnoso. Invece questa seconda anima non guarda a me, ma guarda intorno a me. E poi non sdegnoso, ma comunque fortemente insoddisfatto sì, dato che il verso successivo inizia con piangendo disse. Insomma, entrambi rimangono delusi da ciò che vedono. Ritorna anche il concetto del disio, qui chiamato talento, come in 1-2, più non te uò che aprirmi il tuo talento, 1-5, che la ragion sommettono al talento. E l'ultima ricorrenza di tale parola è in 2-21, prima vuol ben, ma non lascia il talento. Parola che ritroviamo anche nelle opere di Guido dei Cavalcanti. Il forte desiderio di quest'anima era di vedere se, oltre a me, c'era qualcun altro, di vivo si intende. Virgilio, una volta che mi spinge avanti, scompare dalla scena, oltre a non essere più vivo. Dopo che guardò intorno a me e non vide nessuno, fine. Finisce così questa terzina con l'ennesimo ingambamento che crea aspettativa di sapere cosa succede in seguito. Piangendo disse: se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio ov'è e perché non è teco? E io a lui, da me stesso non vegno, colui ch'attende là per cui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. Piangendo, soffrendo, disse: se per, attraverso questo cieco non dotato della vista, carcere, luogo recintato e privo di libertà, vai, senza altri, per, a causa de l'altezza del tuo ingegno, dov'è mio figlio e perché non è con te? E io a lui: non vengo solo per il mio ingegno,
colui, Virgilio, che attende là, dietro di me, per, attraverso qui, questo cieco carcere, mi mena, conduce con decisione. Forse il vostro figlio Guido disdegnò colui, sempre Virgilio. Piangere, come sempre, sta per soffrire, non per lacrimare dagli occhi. Quest'ombra non vede chi sperava e soffre. La domanda la fa già dopo aver perso. Dato che io sto andando attraverso questo cieco carcere, citazione dallo sesto dell'Eneida e riferimento al cieco mondo di 1.4, solo grazie all'altezza del mio ingegno, secondo lui, allora dov'è suo figlio, sottinteso, che ha un alto ingegno comparabile al mio, e perché non è con me? Ti ricordo che all'inizio del secondo canto scrivo o muse o alto ingegno ormai aiutate, chiedendo quindi aiuto alle muse, che letteralmente sono divinità femminili pagane, e al mio stesso alto ingegno, come qui, oltre alla mente memoria per scrivere a viaggio concluso ciò che io vidi. Quel se iniziale non è ipotetico, non ci sono dubbi nella domanda del dannato che chiede, dato che vai qui solo grazie al tuo alto ingegno, allora dov'è mio figlio che ha altrettanto ingegno? Lui mi chiede riguardo all'andare qui per altezza d'ingegno e io gli rispondo che non vado qui solo per altezza d'ingegno, ma c'è Virgilio e ciò che rappresenta che mi mena. E poi, dov'è mio figlio e perché non è con te? Domande che palesano una forte vicinanza tra me e suo figlio, tanto che mi chiede perché non sia con me. Estrapolando la situazione dal contesto infernale, un padre vede un amico del figlio arrivare, pensando per meriti suoi, tra l'altro, senza il figlio. Allora guarda intorno per cercare di individuare il figlio nelle vicinanze e dato che non riesce, chiede, sofferente, dov'è mio figlio? Perché non è con te? Anche a voler dire eravate insieme, perché ora ci sei solo tu? E soprattutto, dato che penso che tu sei qui per il tuo ingegno, perché non c'è lui invece col suo di ingegno? Riprendendo tale situazione, ma nel contesto dello terzo dell'Eneida, rimasi stupito, il petto acceso da amore mirabile, parlare all'uomo, conoscere i grandi eventi. Avanzo dal porto, lasciando le navi e la riva, mentre per caso nel bosco, dinanzi alla città, presso l'onda d'un falso Simoenta, Andromaca, la moglie di Ettore, libava rituali, vivande e mesti doni al cenere e invocava i mani sul tumulo d'Ettore, che aveva consacrato vuoto con verde zolla, e 2 are, causa di lagrime. Come mi vide sopraggiungere, a me Enea, amico di Ettore, e scorse d'attorno armi troiane, smarrita, sconvolta dal grande prodigio, impietrì nel guardare, il calore le lasciò le ossa, vacilla e a stento, trascorso gran tempo, parla. Reale è il tuo aspetto, reale messaggero mi giungi, o figlio della dea, e vivi? Oppure, se la luce vitale disparve, Ettore, dov'è? Disse, e versò lagrime e riempì l'intero luogo di grida. Il richiamo è anche all'Ogenesi 4.9. Allora il Signore disse a Caino, dov'è Abele, tuo fratello? Egli, Caino, rispose, non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Ripeto per l'ennesima volta che per capire la mia opera bisogna conoscere le opere che io ho letto. Dato che mi ha detto che io vado qui per altezza del mio ingegno, io ci tengo subito a rimarcare un fatto. Io non vengo qui da solo guidato dal mio alto ingegno, ma con me c'è Virgilio. E, riprendendo l'appena citato 1-2, non basta il solo alto ingegno, ho bisogno anche della parte pagana, o muse o alto ingegno, orma aiutate. Qui al posto delle muse pagane c'è il pagano Virgilio, che in 1-1 chiamo tu sei lo mio maestro, il mio autore, tu sei solo colui da cui tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore, e soprattutto anche chi per lungo silenzio parea fioco. In un canto in cui Farinata spicca per orgoglio e dice che per la città del fuoco vivo ten vai, riferendosi solo a me, nonostante stessi parlando con Virgilio, e dopo ribadirà il suo io solo 2 volte.
Acciò non fu io sol, disse, né certo, senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fu io solo. Anche il secondo eretico mi parla ignorando, non accettando la guida pagana che è con me, momentaneamente dietro, a essere precisi. L'amore non si può capire e spiegare da soli, con la propria ragione, la filosofia naturale, cosa che invece provò a fare Guido dei Cavalcanti, te ne parlo tra poco. L'esaltazione del singolo e del proprio ingegno disdegna l'accettazione di una guida pagana e della grazia cristiana. Insomma, a guidarci non c'è solo il mio più alto modo di usare l'ingegno e quindi adoperarlo per seguire la retta via indicata dal Cristo, ma c'è bisogno anche della grazia cristiana e della guida pagana, che potrei chiamare tradizione con una T enorme. Anche questa tradizione, Virgilio e ciò che rappresenta, forse il vostro Guido la disdegnò. Dettaglio. Lui mi chiede mio figlio ov'è e io non rispondo tuo figlio, ma Guido vostro, introducendo il nome del figlio e dimostrando, scrivendolo per chi legge, di riconoscerlo e dandogli del voi, il Guido di voi, vostro. I Cavalcanti, Guelfi, furono avversari degli Uberti, ghibellini, nonostante questi due condivideranno la tomba per sempre, essendo appartenenti alla stessa setta. Cavalcante venne disperso da Fiorenza dopo la sconfitta guelfa di Montaperti nel 1260 e rientrò dopo la vittoria di Carlo I d'Angiò su Manfredi a Benevento nel 1266. 6 fur cacciati e tornar d'ogni parte. Nel 1267 fece sposare il figlio Guido dei Cavalcanti con Beatrice degli Uberti, figlia dello stesso Farinata, nel tentativo di riappacificare le due famiglie rivali. Nella Vita Nova mi rivolgo a Guido con termini quali primo amico o primo degli amici, e i richiami a Guido, soprattutto alla sua poesia dottrinale Donna me prega, sono sparsi per tutto il canto. Mi dilungo per farti notare come questo canto sia collegato al precedente, dove scrivo la terzina: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame degli versi strani. E con tali richiami si distacchi da ciò che scrive Guido nella sua poesia più famosa, Manifesto dottrinale dei fedeli d'amore. In quel componimento Guido scrive come senza una dimostrazione guidata dalle tesi della filosofia naturale aristotelica non si possa spiegare cosa sia l'amore. Natural dimostramento, non ho talento. Amore che lui definisce un accidente che per tale filosofia si differenzia da sostanza per essere una qualità non esistente in sé, ma accidentale e transitoria. Definizione decisamente distante dal mio concetto di amore. Continua con ciascun, di amore, suo movimento e il piacimento, mentre in questo canto scrivo mi volvi, il suo movimento, cominciai come a te piace, il suo piacimento. E la mia opera finisce con l'endecasillabo, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Poi Guido scrive, in quella parte dove sta memora, prende suo stato, qui la mente tua conservi, sì formato, come diafan da lume, qui non fiere gli occhi suoi lo dolce lume, d'una scuritate la qual da Marte vene e fa demora, egli è creato, ed ha sensato nome, d'alma costume, e di cor volontate. Ven da veduta forma che si intende, che prende nel possibile intelletto, qui tutto è vano il nostro intelletto. Anche lì sono presenti parole quali adorna, ira, fuoco, sospiri, gente, simil, coverto, conoscer per lo viso. Evidenzio che lì Guido scrive come diafan da lume d'una scuritate, la qual da Marte vene e fe demora, egli è creato ed ha sensato nome. E proprio in questo canto ripropongo la rima siciliana, nome come lume. E tra gli altri punti di collegamento e superamento, la sua canzone termina così: sarà tua ragione dalle persone c'hanno intendimento di star con l'altre tu non hai talento. Continuo con l'analisi dei miei versi.
colui che attende là per cui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. Il riferimento è doppiamente a Virgilio. È inutile riflettere su chi sia la terza entità di riferimento, Dio, Maria, Beatrice, perché non c'è una terza entità di riferimento. Sto sempre parlando di Virgilio. Colui, quindi un essere maschile, che attende là, dietro di me, dopo avermi spinto in avanti verso la tomba in questione, mi mena attraverso questi luoghi e che forse vostro Guido disdegnò, sempre questo colui, sempre Virgilio. Guido disdegnò Virgilio, letteralmente e allegoricamente. Io definisco Virgilio il mio padre, maestro, duca, autore, eccetera. Guido invece lo disdegnò, lo ebbe a disdegno al passato, importante perché questo uso del verbo al passato farà accadere il prossimo evento. Io sto spiegando a Cavalcante perché Guido non sia con me, quindi risulterebbe fuori dal contesto dire che Virgilio mi sta portando da un'altra entità, qualsiasi essa sia, ma è inutile sforzarsi per scoprirlo perché, ripeto, Virgilio mi porta, mentre Guido non si fece portare da Virgilio. Per questo io sto facendo il viaggio e Guido non è con me. Il nome Guido dei Cavalcanti comparirà anche e solo in 2.11, anche lì accompagnato da un forse che non condanna definitivamente il mio primo amico. Così ha tolto l'uno e l'altro Guido, la gloria della lingua e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. Mi dilungo ancora perché devo perlomeno leggere anche dei versi di Cino da Pistoia, indirizzati a Guido dei Cavalcanti, che lo aveva in precedenza accusato di plagio. Qui vi è palese che non sono io, Cino da Pistoia, artista, né ricopro ignoranza con disdegno. Vegna che il mondo guarda pur la vista, qui cieco, ma sono un cotal uom di basso ingegno che vo piangendo sol con l'alma trista per un cor lasso, che è fuor d'esto regno. Sull'ultimo verso c'è molto da discutere. Io come sempre do la spiegazione più in linea con ciò che c'è scritto nei miei versi. In un canto in cui Farinata e Cavalcante mi dicono che vado qui in giro da solo, io ribatto che sono qui per aver ascoltato quella voce di Virgilio che per lungo silenzio ormai pareva fioca. Guido tale voce non la ascoltò, anzi la disdegnò. Le sue parole e il modo della pena m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come? Dicesti egli ebbe? Non vivelli ancora? Non fiere gli occhi suoi lo dolce lume? Le sue, del padre, parole, ciò che disse e come, e il modo, la condizione della pena che subiva, essere rinchiuso in una tomba eretica incandescente, mi avevano di costui già letto, capito, il nome, chi era. Perciò fu la mia risposta così piena, densa. Cavalcante, di subito drizzato, alzato, in posizione verticale, gridò: come? Tu, io, hai, ho detto, egli, Guido, ebbe al passato? Egli, Guido, non vive ancora? Il dolce lume, il sole, non ferisce i suoi, di Guido, occhi, ancora sulla terra? Quello che avevo sentito, e come l'aveva detto, oltre alla condizione che stava subendo, eretico tra chi fa l'anima morta col corpo, mi avevano già fatto capire chi egli fosse, e cioè appunto il padre di Guido, che era con me, ma ora non c'è più, e cioè Cavalcante dei Cavalcanti. Per questo risposi in quel modo. Un modo che definisco pieno, in quanto denso di significati, aggiungendo al fatto di non essere solo chi è con me e chi disdegnò Guido, nonostante la pienezza della mia risposta. Cavalcante non riesce a capirla, la fraintende. Infatti, sentita la mia risposta, di scatto Cavalcante si drizza, riprendendo il precedente «Vedi là, Farinata, che s'è dritto», e così scrivo che anche questo eretico si drizza. Il fatto che io abbia detto «e li ebbe» l'ha sconvolto. Per questo si drizza e grida. Grida 4 domande in una terzina. Come? Come se appunto non avesse capito. Hai detto egli ebbe? Guido ebbe? Quindi al passato? Lui, Guido, non è adesso, al momento del viaggio, ancora vivo sulla terra? I raggi del sole non feriscono i suoi occhi? Guardare direttamente il sole ferisce gli occhi.
paradossalmente una luce dolce ferisce, sempre restando a livello letterale. Il livello allegorico degli ultimi due versi riferiti alla condizione di vita-morte di Guido è fondamentale. Non vive ancora Guido, dove non il respirare sulla terra è la vita, ma il Cristo. E poi l'accenno ai raggi del sole, che non lo colpiscono, illuminandolo, e dal primo canto, con riferimento a Dio, scrivo raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Per farla breve, Guido non è ancora vivo a livello letterale, non respira col corpo sulla terra a livello allegorico, non segue ancora la retta via illuminata. Aggiungerei, come del resto fecero suo padre e suo suocero, morti nella stessa eresia. Il dannato, al cieco, senza vista e anche senza luce, carcere, è portato a citare il dolce lume, e Farinata, che nonostante rimanga impassibile per tutto questo dialogo, è lì che lo sta ascoltando e riprenderà tale concetto dicendo tra pochi versi dolce mondo. E Virgilio alla fine del canto dirà dolce raggio. Quindi nel canto 10 dedicato agli eretici la parola dolce compare 3 volte, detta da ognuno che parla in questo canto, me escluso che la scrivo ma non posso dirla. Quando s'accorse d'alcuna dimora, ch'io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro, magnanimo, a cui posta restato m'era, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa. Quando si accorse che io facevo qualche dimora, indugio, alla risposta, supino, sdraiato a pancia in su, cadde di nuovo e non apparì più fuori. Ma quell'altro, oltre a Virgilio, magnanimo, Farinata, capace di grandi imprese, alla cui richiesta chi furono i miei antenati, mi ero restato, fermato, non mutò, cambiò aspetto, restò impassibile, né mosse il collo, né piegò una sua costola, di conseguenza il petto. Con la prima terzina si conclude l'incontro con Cavalcante. Dato che io tardavo a dargli una risposta, lui ricadde, cadde di nuovo, supino, cadendo quindi all'indietro, tra l'altro, per arrivare steso a pancia in su. E basta, non si fece più vedere fuori dalla tomba. Nelle terzine successive spiegherò il perché io abbia esitato a rispondere, ma mentre il padre devastato da questo ritardo nella risposta cadde giù e più non si alzò, l'altro magnanimo, oltre a Virgilio, Farinata, in tutto ciò neanche si era cambiato d'espressione, né si era mosso un minimo, impassibile, ed el sergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a grandi spitto. Dimora, dal latino demorari, cioè trattenersi, indugiare appunto. Quell'altro, Farinata, io lo definisco magnanimo, un aggettivo che ben poco si addice a un dannato di dite. Magnanimo, definizione presa dall'Etica a Nicomano di Aristotele, è il contrario di vile, e cioè chi è capace di compiere grandi imprese. La parola magnanimo compare solo un'altra volta in tutta la mia opera ed è riferita a Virgilio 1-2, rispose del magnanimo, quell'ombra, l'anima tua è da viltade, il contrario, offesa. Lo stretto collegamento tra Farinata e Virgilio è richiamato anche da quell'altro, oltre che magnanimo. Quindi non scrivo solo il magnanimo Farinata, ma scrivo che oltre altro al magnanimo Virgilio, che è dietro di me, c'è il magnanimo Farinata che è davanti a me. Invece la parola magni compare 2 volte e la prima è ancora una volta in riferimento ad alcuni abitanti del limbo, sempre per rafforzare il collegamento tra quei sospesi e questi eretici. 1-4. Colà diritto sovra al verde smalto mi fuor mostrati gli spiriti magni, che del vedere in me stesso m'essalto al presente, ancora adesso a viaggio compiuto. Ah sì, perché non c'è solo Virgilio, ma ci sarebbe ancora anche Farinata, entrambi negli inferi ma entrambi magnanimi, col quale stavo parlando prima della fugace apparizione del padre di Guido, che ha gridato 4 domande ma non è riuscito ad aspettare per avere neanche una risposta. Insomma, Farinata non fa una piega, nonostante abbia assistito a un padre, del quale nome non viene mai citato espressamente, alla disperata ricerca di un figlio che crede morto, e anticipando 1.33, pianger sentì
fra il sonno i miei figliuoli, che eran con meco, e di mandar del pane. Ben se crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Farinata no, lui resta immobile e riparte esattamente da dove aveva lasciato il nostro discorso, e cioè io che gli dico che i Guelfi impararono l'arte di tornare a Fiorenza, i Ghibellini no. Io mi ero fermato alla richiesta di Farinata, stavo rispondendo e lì mi sono fermato. E proprio da dove mi ero fermato io, lui continuerà. La conclusione di questa terzina ribadisce quanto dritto e impassibile restò Farinata, anche dentro una tomba dell'inferno con tutto ciò che sente. Non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa. Triplice negazione. E se, continuando al primo detto, se egli han quell'arte, disse, male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto, ma non 50 volte fiara accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E continuando a se stesso con ciò che era stato detto prima, dato che essi, i ghibellini, non hanno quell'arte di ritornare in patria dopo l'esilio, disse Farinata, appresa, imparato, male, ciò, questo fatto, mi tormenta di più rispetto a questo letto, la tomba ardente. Ma non sarà accesa di nuovo 50 volte, mesi lunari, la faccia, la luna, della donna, Proserpina, che qui, nell'inferno, regge, governa, che tu, io, saprai, saprò quanto pesa, è difficile e sofferta, quell'arte il ritornare dall'esilio. Nel primo verso c'è scritto che lui continua sé, a se stesso. L'attenzione resta sul suo io più volte rimarcato, ma l'ultimo a parlare fui io invece, ma lui usa pressoché le stesse parole. Farinata non muove un muscolo dall'intervento di Cavalcante e appena questo torna giù, lui riprende il discorso esattamente da dove era stato interrotto, e quindi esattamente dal verso 51. Ma i vostri, i ghibellini, non appreser ben quell'arte. Risponde come se niente fosse accaduto al verso 77. Se egli, i ghibellini, han quell'arte, rispondendo non solo con lo stesso tono, ma pressoché con le stesse parole, ma i vostri diventa selli. Non appreser ben diventa han male appresa, quell'arte resta quell'arte. Il dannato in questione è uno specchio, immagine rafforzata dal fatto che siamo letteralmente uno di fronte all'altro, che ci guardiamo in viso. E ti ricordo che in 1.32 un dannato, riferendosi a me, disse «Perché cotanto in noi ti specchi?». Farinata dice che dato che i suoi ghibellini non hanno ancora capito bene come si fa a tornare in patria dopo un esilio, e di conseguenza al comando di Fiorenza ci sono ancora i Guelfi, questo fatto lo tormenta di più rispetto che al passare l'eternità dentro alle mura di Dite e dentro a una tomba tutta intorno infuocata. Insieme a chi condivise la sua stessa eresia, una tomba infuocata eretica, che lui chiama semplicemente letto, niente di doloroso, anzi, rispetto al dolore che sente per la sconfitta, che ancora dura della sua parte ghibellina, qui riposa in un letto. Il tono e le figure esprimono massima fierezza, ma Farinata non solo subisce, ma contrattacca fieramente furo avversi, e in una terzina mi profetizza che, rispetto al momento nel quale si sta svolgendo il mio viaggio, la luna sarà raccesa meno di 50 volte, che anche io saprò quanto pesa il tornare da un esilio. Quell'arte. Infatti nell'arco di meno di 50 mesi lunari, perché non scrivo niente a caso, non solo verrò esiliato, ma perderò le speranze di ritornare dall'esilio. Infatti in questo episodio non si sta parlando di quanto sia pesante stare in esilio. 3,17, tu, io, proverai, proverò, sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle, qui segreto calle, lo scendere e il salir per l'altrui scale. Ma di quanto pesi sia difficile e dolorosa l'arte di ritornare in patria dopo l'esilio. Infatti, in meno di 50 mesi lunari, circa 4 anni, con la sconfitta della Lastra del luglio del 1304, perderò le speranze di rientrare in patria. Se già dal convivio e dal primo canto sappiamo che il sole è raffigurazione di Dio,
Dal paganesimo romano, quello seguito da Virgilio, sappiamo che la divinità Luna è spesso rappresentata insieme a Proserpina ed Ecate, anche lei potente signora dell'oscurità che regnava sui demoni malvagi, sulla notte, la luna, i fantasmi, i morti, come diva triformis, ossia dea che assume 3 forme diverse. Non passeranno insomma neanche 50 fasi lunari complete che io capirò a mie spese quanto pesa l'esilio e soprattutto l'arte appunto di ritornare dall'esilio. Il mese lunare, ovvero il periodo compreso fra 2 lune nuove, che in poesia diventa fiara accesa, dura circa 29 giorni e mezzo. Insomma, passeranno meno di 50 mesi lunari, leggermente più brevi dei mesi solari, che capirò questa sofferenza. La donna che qui regge, invece in 1.1, in riferimento a Dio, scrive in tutte parti impera e qui vi regge. L'ultima parola della terzina è pesa, un grava, un qualcosa che porta verso il basso, spesso ripetuto in questi primi 10 canti. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio, incontra miei in ciascuna sua legge? Ond'io a lui, lo strazio e il grande scempio, che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio. E, possa tu ritornare nel dolce dei vivi mondo, dimmi, perché quel popolo, il fiorentino, è così empio, senza morale e religione, contro i miei, alla mia famiglia, in ciascuna, ognuna sua legge che emana. Così io risposi a lui, a Farinata, lo strazio, lacerazione spietata dei corpi, e il grande scempio, violenza raccapricciante, che fece il fiume Arbia colorato di rosso del sangue degli uccisi, tale orazione, discorso solenne, fa fare nel nostro tempio, chiesa nella quale si svolgevano i consigli del popolo, appunto. Il precedente regge, quindi comanda, rima qui di nuovo con regge, dal latino redire, cioè ritornare, e poi con legge per emendamento, decisione politica. Qui il capo politico Farinata non sta parlando, perlomeno non in prima battuta, dei ghibellini in generale, ma proprio della sua famiglia, degli Uberti, i miei. L'importanza che lui dà alla famiglia è palesata già dalla sua prima domanda, chi fur li maggior tui? E dopo quel tui ora dice miei. Infatti il governo guelfo fiorentino emise delle leggi, come era consuetudine fare, per far ritornare qualche esiliato, solitamente in cambio di una multa o della pubblica umiliazione. Ma gli Uberti furono sempre esclusi anche da tali provvedimenti, oltre che alle pubbliche violenze fisiche e patrimoniali che subirono i suoi eredi. La mia risposta fa cadere sulla sua parte la causa del perché adesso la sua famiglia stia subendo tali impietà. E l'origine di ciò è da ritrovarsi nella battaglia di Montaperti, dove lo Strazio e il grande scempio ne uccise così tanti, soprattutto di Guelfi, che il fiume Arbia, fiume che nasce nel Chianti e sfocia nell'Ombrone, si colorò di rosso per il sangue dei caduti. Empio, che è già stato usato in questo canto, o virtù somma che per gli empi giri mi volvi, ha un valore di contrarietà alla religione, oltre che alla morale. Colorare negli inferi continua ad avere quel significato di tingere, infettare, sporcare, 1.5, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Io descrivo con parole orribili lo Strazio e il grande scempio, tale battaglia avvenuta 5 anni prima che io nascessi. Insomma, per questo adesso gli Uberti, nello specifico, sono trattati così male da ogni legge emessa dal governo guelfo, che adesso regge a Fiorenza. Sul piano letterale, questa coppia di terzine è relativamente semplice per chi conosce i fatti. Farinata mi dice perché Fiorenza è così cattiva nei confronti della sua famiglia e io rispondo che questa cattiveria deriva dalla strage che loro fecero a Montaperti, dove loro ne uccisero così tanti che il fiume Arbia si colorò di rosso per il tanto sangue versato. Questa causa, con relativa conseguenza, è rispecchiata anche nei verbi. La causa fece, la conseguenza fa far. Sul piano di vista allegorico, questa coppia di terzine apre un mondo. Fai attenzione ai termini usati. Popolo, empio, legge, orazione, tempio.
questi sono termini religiosi e qui, non dimenticartelo, siamo tra gli eretici. Nello specifico tempio e termine religioso pagano. Insomma, a livello letterale si parla degli Uberti e della battaglia di Montaperti, ma a livello allegorico qui si sta parlando degli eretici e di una battaglia di fede, una guerra che quel popolo, essi empio, i cattolici, la Chiesa di Roma, nel nostro tempio, luogo di culto, sta conducendo incontra i miei eretici della setta di Farinata. Perché insomma gli eretici come Farinata e Cavalcante sono puniti in modo così atroce? Perché nel racconto è Farinata a chiederlo, ma sono io a riportarlo, vengono puniti con persecuzioni, roghi e scomuniche chi la pensa diversamente dalla Chiesa di Roma, soprattutto nel suo caso personale specifico, per cui la tomba è stata bruciata per eresia quasi 2 decenni dopo la sua morte, insieme alla moglie, anch'essa già morta e sepolta, in questo caso si può dire. Continuando a dare alla lupa del primo canto il significato della Chiesa di Roma, che questa bestia, la lupa Chiesa di Roma, per la qual tu, io, gride, non lascia altrui, gli eretici, passar per, attraverso, la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide, roghi e omicidi. E ha natura sì malvagia e ria, che mai non empie, qui empio, seppur con significato diverso, la bramosa voglia, e dopo il pasto, dopo aver ucciso eretici, ha più fame che prima, ne uccide ancora di più. Concludendo invece sulla battaglia letterale di Montaperti, che portò alla rovinosa sconfitta dei Guelfi, in 1.32 incontrerò il traditore che causò la loro sconfitta. E i richiami sono palesi. E mentre che andavamo in verlo mezzo, qui lasciammo il muro e gimmo in verlo mezzo, al quale ogni gravezza si rauna, e io tremava nell'eterno rezzo, se voler fu o destino o fortuna non so, ma passeggiando tra le teste, qui Cavalcante esce inizialmente dalla tomba solo con la testa, forte il percossi il pie, come qui, nel viso, come qui, ad una. Piangendo, come qui, mi sgridò, perché mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta di Montaperti, perché mi moleste? Poiché ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fu io sol, disse, né certo, senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fu io solo, là dove sofferto, fu per ciascun di Torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. Poiché ebbe mosso il capo sospirando, a ciò, al massacro di Montaperti, non fui, c'ero, partecipai solo io, disse Farinata, né certamente senza causa, motivazione, mi sarei mosso con gli altri, i ghibellini, che erano con me, ma fui solo io là, a Empoli, dove fu decisione tollerata da ciascuno dei ghibellini, la riuniti, di spazzare via, radere al suolo Fiorenza, colui il solo che la difese a viso aperto, scoperto, esponendomi senza paura. Insomma, coerentemente col personaggio Farinata, continua a restare fiero e dritto rispetto a ciò che lo circonda, ma ecco cos'è che lo fa muovere, seppur in modo leggerissimo. Con il sapere chi fossero i miei antenati, levò le ciglia un poco in suso e dopo la spiegazione sul perché i suoi Uberti siano puniti così, sospirando il capo mosso. Insomma, continua ad essere la famiglia l'unica cosa a farlo leggermente smuovere. E poi non è la tomba infuocata che lo fa soffrire, ma il sapere che i suoi sono ancora esiliati. La conferma che il precedente incontra miei sia riferita ai soli Uberti e non ai ghibellini in generale arriva qua, perché Farinata fa una precisazione. Non fui solo io, invece è solo la mia famiglia a essere punita, a muoversi per fare quella strage a Montaperti, ma ci andai coi ghibellini, alcuni dei quali rientrarono e rientreranno in patria. Però fui solo io a impormi, magari anche lì ergendosi col petto e con la fronte, lui dice a viso aperto, affinché Fiorenza, dopo tale sconfitta, non fosse rasa al suolo. Come a dire, ma perché siete così crudeli con la mia famiglia? Io feci tale strage insieme agli altri ghibellini, però solo io la difesi Fiorenza dalla seguente distruzione, che gli altri ghibellini invece volevano. Perché vi vendicate sulla mia famiglia
dell'unico che invece decise di non radere al suolo Fiorenza. Il riferimento continua ad essere alla battaglia che si tenne a Montaperti, vicino Siena, il 4 settembre 1260, tra i Ghibellini capeggiati da Siena e i Guelfi capeggiati da Fiorenza. Stravinsero i Ghibellini. Sempre in quel settembre i vincitori si riunirono a Empoli per capire come rafforzare il ghibellinismo e consolidare l'autorità del re. Lì i più sostennero il regio deliberato di Manfredi, che prevedeva la distruzione di Fiorenza, torre via Fiorenza, al quale qui si dice si oppose il solo ghibellino fiorentino Farinata, salvandola dalla distruzione. Dopo Montaperti, il 18 novembre, Papa Alessandro IV scomunicò tutti i sostenitori in Toscana del re Manfredi, anch'esso scomunicato. Ultimo appunto sulla parola sofferto, che in questo caso e altri casi significa tollerare. Come sarà in 1,16? Sì, fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarei tra loro di sotto per abbracciare i dannati che lì bruciavano. E credo che il dottor Virgilio l'avria sofferto, tollerato.